Ciao a tutti, eccoci con un'altra pillola del nostro canale di storia, politica e verità. Per prima cosa vi invito ad iscrivervi al canale e a seguire ovviamente tutti gli aggiornamenti. Concludiamo oggi questa prima trilogia, questo trittico dedicato al periodo del ventennio, al fascismo, ma non solo, e continuando a seguire la linea che ci siamo posti fin dall'inizio, cioè vedere se è possibile sulle grandi questioni della nostra storia nazionale avere una linea eh, condivisa, trovare una sintesi che sia storicamente veritiera, valida, cercando una lettura non faziosa, non di parte. E oggi ci poniamo forse l'interrogativo più difficile, che quindi sintetizza bene quello che vogliamo cercare, la strada che vogliamo cercare di prendere, ossia se è possibile mettere insieme nella nostra storia nazionale forse i due momenti appunto più divisivi, cioè da un lato l'esperienza di chi ha scelto la Repubblica Sociale Italiana, dall'altro la scelta di chi ha scelto, di chi ha fatto la scelta della Resistenza. E, due momenti che sembrano inconciliabili, l'antifascismo e l'anticomunismo sembrano oggi, a distanza di oltre 80 anni, più forti di alcuni decenni fa, e quindi è veramente diventato un terreno su cui storicamente non è facile confrontarsi serenamente. Ecco, serenamente. Ricordo un aneddoto bello raccontato poco tempo fa dal giornalista Pietrangelo Buttafuoco, in cui ricordava come alla fine della seconda guerra mondiale era diventata, se non sbaglio in provincia di Perugia, era diventata consuetudine che il 25 aprile un figlio di un esponente dell'RSI e un figlio di un esponente della Resistenza che avevano combattuto su fronti contrapposti, facendo scelte così radicalmente diverse, si incontravano tutti gli anni, tutti i 25 aprile, per andare insieme al cimitero a commemorare entrambi i caduti. Ecco, un gesto di grandissimo valore, di grandissima dignità, di grandissima giustizia anche storica, che oggi nel 2023 sembra invece un qualcosa di, no, di impossibile, tanto certi schieramenti sembrano ormai fossilizzati su determinate posizioni. E invece crediamo che la risposta anche a questa domanda sia che è possibile trovare una sintesi. Innanzitutto partiamo da una considerazione generale. Dopo l'8 settembre eh, molti italiani si trovarono a fare scelte appunto così diverse, ma parliamo delle scelte che furono fatte da delle minoranze. Partiamo quindi dall'assunto fondamentale che la maggioranza degli italiani rimase molto estranea a quelle vicende, pur vivendo poi sulla propria pelle le conseguenze di determinate scelte. Però lo sbandamento dopo l'8 settembre fu totale, un esercito completamente allo sbando, un esercito tra l'altro schierato su fronti di guerra così diversi e così lontani ancora, da un lato poi l'immediata rappresaglia tedesca, dall'altro la voglia di non tradire in alcuni casi lo stesso alleato tedesco, in altri invece di difendere il giuramento prestato al re, e quindi di contrapporsi, per esempio, no, il famoso caso di Cefalonia, ma non solo. E quindi scelte, uno sbando totale della nazione, che porta poi soprattutto le giovani generazioni, perché la maggior parte del paese rimane invece passiva, bloccata, e soprattutto nelle generazioni più anziane, ma le giovani generazioni in parte sono costrette a fare delle scelte. Parliamo di scelte quindi di minoranze, però minoranze molto attive, quelle minoranze che poi cambiano e determinano i fatti storici. Da un lato c'è la scelta della resistenza e quindi la scelta di riscattare in un certo senso l'occupazione in atto nel paese da parte della Germania, e di ristabilire un'Italia libera, sovrana.
E è possibile far parte, tutto ciò deve far parte della nostra storia nazionale? Certo, assolutamente sì, e soprattutto perché esiste tutta una parte della resistenza, quindi pensiamo per esempio alla resistenza di tipo, la cosiddetta resistenza bianca fatta da esponenti per esempio del mondo cattolico, ehm, la resistenza degli ex militari del Regio Esercito che continuano a rispettare il giuramento prestato al re e quindi combattono con eroismo, con valore per la loro patria, per la propria nazione, ma anche all'interno delle formazioni stesse di sinistra, quindi dalle brigate Matteotti socialiste fino alle brigate Garibaldi, è possibile rintracciare elementi di patriottismo, di voglia di riscatto nazionale, quindi di sincero schieramento per l'Italia. E ovviamente non tutta la resistenza ha questa motivazione ideale e quindi è giusto prendersi tutto questo pacchetto che fa parte a pieno titolo della nostra identità nazionale, della nostra storia, così come è giusto sottolineare che ci fu una parte della resistenza che aveva altri propositi e quindi pensiamo soprattutto al fenomeno del gappismo che per certi versi è stato un'attività di tipo terroristico, con numerevoli attentati che hanno provocato tra l'altro reazioni e rappresaglie durissime. Ma non solo, pensiamo a tante altre formazioni che si sono addirittura combattute tra di loro, no? Il caso di Porsus, per esempio, che è stato poi raccontato anche cinematograficamente, tra un certo tipo di resistenza e un'altra. E, quindi è innegabile che c'è una parte di quel mondo che ha altri propositi e incompatibili da questo punto di vista con l'idea di avere un'Italia libera, democratica e nuovamente sovrana, perché c'è chi in tutta coscienza, ma rivendicandola apertamente, ha l'idea di trasformare l'Italia in un paese dei soviet, in una nuova repubblica federata all'URSS, che vuole portare il modello di Stalin, in quel momento vincente, anche nel nostro paese. Quindi razionalità anche qui e storicità e rispetto della verità storica ci impongono questo. La resistenza è un fenomeno quindi di una minoranza, è un fenomeno che al cui interno ha tanti esponenti e soprattutto questa storia tra l'altro è poco scandagliata di gruppi, di formazioni, da giustizia e libertà, abbiamo ricordato appunto la resistenza cosiddetta bianca, cattolica, militari e quant'altro, ma anche all'interno del mondo stesso, abbiamo detto socialista e comunista, che è a pieno titolo parte orgogliosamente della nostra storia, di chi quindi ha scelto di riscattare l'Italia, di restituirgli libertà, democrazia e sovranità, combattendo in primo luogo l'occupazione tedesca. Scelta che quindi rientra assolutamente nella nostra identità nazionale, senza però omettere che ci sono state invece formazioni, schieramenti in alcune aree non sicuramente non minoritarie che invece perseguivano altri ideali e che fortunatamente non si sono poi sul piano storico affermate dopo la fine del conflitto. D'altro lato, la scelta invece di chi ha scelto la Repubblica Sociale Italiana, un fenomeno anche qui di una minoranza forse più numerosa di quanto si possa pensare. C'è un fenomeno di volontarismo all'interno della Repubblica Sociale molto ampio. Ora, cifre ufficiali parlano di un esercito dell'RSI che forse è arrivato a effettivi ad oltre tra i 200 e i 300.000 unità. È un numero alto, è vero che c'è stato un elemento di coscrizione obbligatoria su alcune leve giovanissime, ma c'è anche un ampio fenomeno invece di volontarismo. Quindi il famoso libro I Balilla andarono a Salò, un'altra lettura che consiglio, cerchiamo sempre di distribuirle dentro le nostre pillole,
È in realtà una verità storica. Molti di quei balilla, molti di quei bambini cresciuti durante il Littorio hanno scelto poi di portare a compimento questo loro percorso con l'adesione alla Repubblica Sociale. Vennero costituite 4 divisioni, abbiamo la divisione Bersaglieri Italia, la divisione Littorio, Granatieri Littorio, la divisione di fanteria di Marina San Marco, e, la divisione alpina Monte Rosa. Forse Mussolini si aspettava anche qualcosa di più da questo punto di vista, ma 4 divisioni sono pur sempre migliaia di uomini che fanno una scelta ben precisa, oltre agli innumerevoli altri corpi, dalla Guardia Nazionale Repubblicana fino poi alla famosa 10ª MAS. Fu tutto orrore, rappresaglia, attività al servizio dell'occupante tedesco? No, non di certo. E ci furono, e quindi è bene anche qui sottolinearle e condannarle, formazioni che si sono macchiati di crimini gravi, orrendi, di rappresaglie pesanti, di attività dure al servizio anche dell'occupante, in questo caso dell'alleato tedesco. Basta citare per tutti la banda Koch, una banda che era al confine tra un politico e un'attività totalmente criminale, nota per le sue attività di tortura e quant'altro. E ci sono stati però, e questo lo riprendiamo invece all'interno, va ripreso e va tenuto saldo all'interno della nostra identità nazionale, anche invece momenti importanti di valore di cui tener conto. Pensiamo per esempio al ruolo della 10ª MAS, che più volte viene tirata in ballo, ai ragazzi che combatterono subito, appena finito l'arruolamento, sul fronte di Anzio e di Nettuno. Pensiamo al battaglione Barbarigo, al Nembo poi, sulla stessa linea gotica, e un valore riconosciuto dagli stessi alti comandi alleati varie volte e in più occasioni. Pensiamo alle formazioni dell'RSI che combatterono sul fronte orientale, che tennero Gorizia per mesi tenendo lontani i partigiani titini, le forze jugoslave, contribuendo fino alla fine a mantenere una linea di confine italiana il più ampio possibile, con tutto quello che succedeva nelle foibe e nei territori orientali. Ecco, questi sono fattori di cui non si può non tenerne conto, e questi fanno parte della nostra storia. Quindi, ricapitolando e avviandoci alle conclusioni, perché mi allungo sempre un po' troppo, sì, Resistenza e RSI possono far parte della nostra storia nazionale. È ovvio che nella storia c'è un vincente, c'è una direzione che poi è stata presa e c'è chi invece è uno sconfitto della storia, ma questo non significa che storicamente non possano trovare spazio all'interno di una storia nazionale condivisa, in cui si possa orgogliosamente ricordare, tener propri atti, fatti, formazioni di singoli, di gruppi che hanno operato sia nella RSI sia nella Resistenza. E poi che la Repubblica nasca dalla Resistenza è un dato poi storico, inoppugnabile, ma che il 25 aprile, ricollegandomi al racconto fatto precedente, possa essere una grande giornata di pacificazione nazionale in cui si ricordi i caduti di entrambe le parti, gli atti di eroismo di entrambe le parti, di valore di entrambe le parti, credo che sarebbe un grande passo avanti per la nostra democrazia, e che ci possa essere anche spazio all'interno di questo per le critiche, anzi direi qualcosa di più forte, per le condanne senza mezze misure di chi invece ha operato in altro modo, di chi si è macchiato di crimini orrendi, di chi poi per questo è stato anche perseguito dopo la guerra, di chi poi forse è stato perseguito ma neanche troppo, perché con l'amnistia Togliatti alla fine del conflitto, nel primo dopoguerra, in un certo senso si sono lavati i panni sporchi di entrambe le parti, con motivazioni che c'erano dall'una e dall'altra parte per chiudere definitivamente una stagione. E quindi
ancora una volta, ecco, su fenomeni così divisivi è forse possibile, riflettendo, rimettendo in ordine un pochettino i fatti, gli avvenimenti, cercare e trovare una sintesi condivisa. Spero di poter dare il mio contributo, il mio piccolo contributo a chi vuole lavorare su questa strada, perché credo che questo paese ne ha ancora tremendamente bisogno. Grazie a tutti e alla prossima pillola con un altro argomento diverso.